Conosci il pozzo del ghiaccio nel deserto? Era una soluzione architettonica innovativa utilizzata per produrre e conservare ghiaccio, oltre a preservare il cibo durante l'impero persiano. In Persia, odierno Iran, le ghiacciaie erano strutture molto elaborate. I persiani, già 2400 anni fa, riuscivano a produrre grandi quantità di ghiaccio e a congelare alimenti, persino nel deserto. Tale struttura aveva una forma a cupola, con pareti spesse composte da mattoni e argilla. Questa costruzione permetteva di mantenere l'interno fresco, grazie alle proprietà isolanti dei materiali. Durante l'inverno l'acqua veniva raccolta attraverso una rete di canali e indirizzata verso tale struttura. L'acqua era distribuita in piccoli bacini e vasche all'interno della struttura. Durante la notte, grazie alle basse temperature del deserto, l'acqua si congelava naturalmente sfruttando il freddo delle ore notturne. Una volta congelato, il ghiaccio veniva tagliato in blocchi e conservato nella parte più profonda, dove le temperature erano più basse. La forma a cupola e l'isolamento garantito dalle spesse pareti permettevano di mantenere il ghiaccio per molti mesi. Nei mesi estivi il ghiaccio veniva usato per rinfrescare bevande, conservare cibi o, se necessario, per scopi medici. Si tratta di un'ingegnosa combinazione di tecniche di stoccaggio e isolamento termico. Questa straordinaria invenzione testimonia l'abilità ingegneristica dei persiani, che riuscivano a ottenere ghiaccio in un ambiente ostile, utilizzando metodi semplici e naturali per gestire risorse preziose. Nel Rinascimento anche Firenze sviluppò sistemi per conservare il ghiaccio e uno dei luoghi più famosi per questo era il Giardino di Boboli. Questi ghiacciai risalgono al periodo in cui i medici signori di Firenze trasformarono Boboli in un giardino all'italiana, utilizzando tecniche innovative per la conservazione del ghiaccio e la refrigerazione. Le ghiacciaie di Boboli erano costruite sottoterra o seminterrate, approfittando della temperatura più fresca del sottosuolo. Venivano collocate nelle zone più ombreggiate del giardino per mantenere il ghiaccio più a lungo, anche nei mesi estivi. Le ghiacciaie erano progettate con un sistema di drenaggio per evitare che l'acqua del ghiaccio sciolto rovinasse la scorta rimanente. A Boboli il ghiaccio conservato nelle ghiacciaie veniva usato per preparare sorbette e gelati, una prelibatezza tipica delle corti rinascimentali italiane. Era un simbolo di lusso, i banchetti dei medici prevedevano spesso dolci e bevande fredde, accessibili solo grazie alle ghiacciaie. Famosissimo è il gelato inventato dal Buontalenti, che ancora potete gustare nelle gelaterie di Firenze. Mentre le tecniche persiane puntavano su un'architettura di isolamento estremo, i fiorentini di Boboli sfruttarono materiali locali e un approccio strategico, ponendo le ghiacciaie in luoghi ideali all'interno del giardino. Entrambi sono esempi straordinari di adattamento e di controllo dell'ambiente naturale per conservare risorse preziose come il ghiaccio. Ecco ancora molti esempi di ghiacciaie esistenti al mondo.